Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di salute delle ossa, è una tematica piuttosto importante sia per il sedentario che per lo sportivo, quindi cercheremo di fare un punto della situazione del perché è importante innanzitutto, cosa possiamo fare per assicurare la salute delle ossa da un punto di vista preventivo in generale, sia a livello di allenamento in sala, quindi attività fisica in generale, sia a livello di alimentazione e infine a livello logicamente di integrazione sportiva e non. Argomento interessante sia per il sedentario che per lo sportivo. Perché questo? Perché le ossa sono viste come un elemento magari tendenzialmente abbastanza rigido, fermo, cioè della serie l'ossa sta là, e in realtà è un elemento che ha una via e una vita metabolica molto attiva, molto frenetica se vogliamo in generale, passa tantissimi processi, dei processi di modellamento, di rimodellamento, eccetera eccetera. È fonte, nel caso in cui ci siano delle carenze alimentari, anche di diversi minerali come calcio, fosforo, eccetera, quindi logicamente anche molte cellule del sangue vengono prodotte dal midollo osseo, insomma c'è tanta roba che succede e che accade nelle nostre ossa. Noi abbiamo un processo di progressivo aumento della densità ossea durante tutta la fase di sviluppo, fino a circa i 25-30 anni, anche là c'è una buona soggettività, e da là purtroppo c'è un calo costante, un processo di demineralizzazione che procede con l'avanzare dell'età. Questo è un po' un problema, quindi logicamente quello che noi facciamo sia quando iniziamo ad essere adolescenti più piccini, sia anche per il resto della nostra vita, impatta innanzitutto su quanto forte è questo processo di crescita, di aumento della densità ossea, quindi di sviluppo delle ossa, il punto massimo diciamo di picco che riusciamo a raggiungere, ma anche quanto lento è tutto il processo di rallentamento che avviene poi progressivamente con l'età. Quindi è un fattore, un qualcosa di cui dobbiamo tenere considerazione e particolare attenzione, perché logicamente fa parte di tutta quella branca della medicina, dell'intervento preventivo che è l'anti-aging in generale, ossia un rallentamento di tutti quelli che sono i processi normali di invecchiamento, quindi un arrivare poi progressivamente con l'età in maniera quanto più sana possibile. Per l'atleta vuol dire raggiungere una maggiore longevità. E proprio parlando dell'atleta, ecco, là bisogna fare bisogna avere una cura in più. Perché questo? Perché c'è questo processo di demineralizzazione che logicamente ci porta progressivamente ad essere più vulnerabili, più soggetti a infortuni, ma facciamo un passetto indietro perché iniziamo a parlare di compartimento di ossa in generale, ma iniziamo a parlare anche di diverse strutture come tendini e legamenti, che sono diciamo, coinvolti in tutto quello che è l'apparato scheletrico. Ecco, il problema principale per lo sportivo, per il bodybuilder nello specifico, è che i tendini e i legamenti hanno un processo di adattamento strutturale molto più lento rispetto ai muscoli. Cosa vuol dire? Che noi iniziamo ad allenarci, il muscolo inizia a diventare sempre più forte, più ipertrofico sicuramente, aumenta la sua capacità di esprimere forza, ma tendini e legamenti hanno dei processi di adattamento più lenti. In sostanza il muscolo, dai, sopporto più forza, sopporto più carico, tendini e legamenti dicono sì, ma noi non tanto in realtà. E quindi logicamente è un qualcosa su cui dobbiamo porre particolare attenzione, perché quando l'atleta inizia a diventare intermedio fino anche avanzato sono delle strutture che sono a un progressivo ed esponenziale, ahimè, rischio di infortuni. Quindi è un qualcosa di cui sicuramente dobbiamo preoccuparci sin dall'inizio, quindi dobbiamo avere un intervento preventivo in tutto quello che andiamo a fare, a partire logicamente dall'allenamento. Iniziamo quindi a parlare proprio dell'allenamento, che cosa dobbiamo fare in sala per preservare il più possibile i tendini e legamenti. Allora, per quanto riguarda la struttura ossea, in realtà il resistance training, ossia l'allenamento contro resistenze, l'allenamento in sala pesi, è un qualcosa che ha un impatto molto importante, perché sostanzialmente allena e dà uno stimolo, uno stressor positivo alle ossa per da una parte aumentarne la densità e rallentare tutti i processi di invecchiamento. Quindi è quello che si consiglia generalmente, e questa è la bellezza del resistance training come arma importantissima da un punto di vista di intervento paramedico, intervento preventivo, intervento anti-aging, è quello che rallenta tutto il processo di invecchiamento. Quindi resistance training è sicuramente una cosa molto positiva. Meno positivo ovviamente tutte quelle attività fisiche che vedono diminuire l'intervento della gravità, come per esempio il nuoto. Difatti il nuotatore è tendenzialmente molto più soggetto al rischio di osteoporosi nel momento in cui fa soltanto attività in vasca, quindi non contribuisce con un'attività di resistance training. Ancora gli astronauti, non è proprio uno sport quello dell'astronauta, però sicuramente stando non tanto poco soggetti a gravità, perché in realtà là, se proprio vogliamo essere pignoli, sono soggetti a gravità, nel senso che anche nell'ISSS stanno in caduta libera de facto, quindi non stanno in assenza di gravità, anzi tutt'altro, però di base non hanno una forza applicativa di gravità, perché stando sempre in caduta libera quello che succede è che purtroppo hanno questa soggezione, questa mancanza dell'applicazione della forza di gravità,
sulla struttura, e quindi questo deallenamento della struttura, quindi degenerazione e demineralizzazione ossea. Quindi tutto questo per dire che resistance training è super positivo per le ossa, per tendini e legamenti non tanto nel momento in cui iniziamo a diventare avanzati. I problemi principali di tendini e legamenti sono problemi, e questo è il punto nevralgico, cronici, quindi non è un problema acuto che ho fatto quell'esercizio male e mi sono fatto male, cioè esistono questi problemi, però diciamo da un punto di vista percentuale sono molto ristretti. Il problema è soprattutto cronico, ossia faccio e compio dei movimenti che già l'attività della sala pesi, come abbiamo visto, per tendini e legamenti non è il massimo, però compio dei movimenti che vanno a soppesare, creare degli stressor, dei distress eccessivi a tendini e legamenti, e quindi nel corso del tempo progressivamente inizio a accusare delle fatiche, quindi ho l'acciacchetto, però inizio a lavorarci intorno, però di qua diventa la mia nuova normalità. Questo è un problema principale, che molti acciacchetti diventano la nuova normalità dell'atleta, che semplicemente si adatta a lavorarci sopra e poi progressivamente a un certo punto c'è un crollo, ma proprio per un affaticamento cronico, quindi non tanto acuto. Per cui la prima cosa per quanto riguarda la sala pesi è la forma e l'esecuzione dei movimenti, quindi posso progredire, applico dei principi di progressione che siano dei principi intelligenti, quindi non ricerco sempre un aumento di forza, ma quando sono saturo sull'aumento di forza magari vado a lavorare su altre componenti, però questo è tutto un altro capitolo. Però soprattutto quello che voglio fare è curare molto la forma, gli schemi motori, adattare gli schemi motori al soggetto e evitare quelle che sono problematiche croniche, quindi ragionare molto su quello che sto facendo in sala e essere molto maniacali sulla forma e l'esecuzione stessa dei movimenti. Questo è quello che noi possiamo fare quando andiamo a parlare di lavoro in sala. Ovviamente però per intervenire sulla salute delle ossa, se anche il lavoro in sala è particolarmente importante, dobbiamo vedere che intervento fare da un punto di vista alimentare in primis. Ecco, per quanto riguarda l'alimentazione, la cosa che normalmente le persone pensano è dai, devo curare un po' le ossa, bevo più latte, introduco più calcio in qualche modo e il gioco è fatto. Abbiamo questa tendenza di vedere sempre il calcio come elemento nevralgico, come elemento diciamo focal point di quelle che sono, di quella che è la salute delle ossa. Sì, ma no. Nel senso che sicuramente il calcio è particolarmente importante per le ossa, però esso stesso da solo vuol dire tutto e non vuol dire niente, cioè il calcio deve essere anche assorbito e deve trovarsi in una situazione di non competizione, cioè nella situazione in cui può esprimere tutte quelle che sono le sue funzioni per le ossa, e questo vede come focal point, che quindi si sposta, un equilibrio con diversi minerali, diverse molecole, diverse vitamine, che adesso andremo a vedere. Quindi prima cosa, il calcio è sicuramente importante, ma in realtà ci sono diversi protagonisti e diversi elementi che devo considerare in gioco. Quindi calcio va bene, elementi negativi innanzitutto che ostacolano l'assorbimento e l'espletamento delle funzioni metaboliche del calcio sono in primis il fosforo, quindi alimenti molto ricchi di fosforo, generalmente i latticini, vanno a impattare in maniera negativa sulla salute delle ossa. Ora, anche qua, in parallelo a questo, l'elemento delle proteine è particolarmente importante, cioè un eccesso di proteine porta a un uptake di calcio dalle ossa, e quindi conseguentemente questo per equilibrare il pH quando non combinate con certe verdure eccetera, quindi questo porta a una demineralizzazione delle stesse, un uptake di calcio, perché il calcio deve essere utilizzato come buffer, quindi come tampone in generale per equilibrare il pH ematico, che non può assolutamente, altrimenti moriremmo, cambiare. Quindi il nostro corpo ha dei sistemi di attuazione e di modulazione del pH ematico, è super attrezzato, però vanno, ahimè, a sacrificare alcune componenti. Come detto, le ossa sono anche inevitabilmente una riserva di minerali, quindi per il corpo è molto più importante salvaguardare il pH ematico, altrimenti moriremmo, piuttosto che la massa ossea che, meno male, deve fare una scelta, ok? Quindi scegliamo quello che ci conviene di più. Quindi sicuramente l'eccesso proteico e l'eccesso di fosforo sono due elementi che vanno a contribuire a impattare negativamente sulla massa ossea. Ora, molto importante, perché in realtà a livello epidemiologico quello che si è visto è che i paesi che tendono a consumare più latticini sono i paesi che vanno incontro a una maggior percentuale di osteoporosi. Quindi questo è il motivo per cui normalmente si dice per le ossa bevi tanto latte, per le ossa tanti latticini eccetera, perché c'è calcio. Non ci interessa soltanto il calcio, se io ho tantissimo fosforo e ho una forte concentrazione di proteine in quello che vado a mangiare, posso prendere quanto calcio mi pare, ma è l'equilibrio che conta. Quindi quello che voglio cercare è sia alimenti ricchi di calcio, ma alimenti che sono al contempo abbastanza poveri di fosforo, e su questo poi andremo a tornarci tra un attimo. Altri elementi che sono importanti per la salute delle ossa sono
l'elemento altri minerali come il ferro, il silicio, il boro, lo zinco, il boro per produrre diversi ormoni, per produrre la vitamina D, per produrre gli estrogeni che sono particolarmente importanti per le ossa. Un altro elemento importante proprio per gli estrogeni sono i fitoestrogeni, per esempio quelli che si trovano negli isoflavoni, per esempio della soia, che infatti vengono consigliati nel momento in cui la donna affronta la menopausa. Normalmente abbiamo un aumento della percentuale di osteoporosi nella donna nel momento in cui entra in menopausa, perché c'è un calo di produzione degli estrogeni e questo mette a repentaglio la salute delle ossa, quindi gli estrogeni hanno questo effetto positivo. La vitamina D, logicamente, lo zinco e il rame sono altri minerali che entrano in gioco nel momento in cui si parla di salute delle ossa. Ora qua la faccio molto breve, ci sono diverse vie, pathways attraverso i quali contribuiscono alla salute delle ossa, sia per le funzioni delle ossa sia per l'assorbimento stesso del calcio. La vitamina K, molti lo sanno perché è un elemento necessario per la fabbricazione di diverse proteine come l'osteocalcina, che fa parte della matrice ossea. Ancora, come elemento invece negativo, abbiamo il sodio, quindi sia il sodio contenuto negli alimenti, per cui voglio cercare sia alimenti ricchi di calcio ma alimenti poveri di proteine, fosforo e sodio. Quindi quando parliamo della verdura che contiene poche proteine mi devo preoccupare soprattutto del fosforo e del sodio, sia anche evitare un eccesso di sodio con il sale aggiunto, che impatta anche tra le varie cose, perché il sodio è un po' responsabile di tutto, aumento della pressione ematica, aumento del rischio di tumori allo stomaco, ma anche alla massa ossea, quindi problematica relativa alla salute ossea, quindi ridurre il sale che utilizzo per cucinare, per mangiare in generale. Poi protagonista sempre, perché svolge tantissime funzioni ed è veramente un elemento straordinario, la vitamina C, che è un cofattore per la produzione di collagene, quindi per la via metabolica che porta alla produzione di collagene, che è particolarmente importante per la salute delle ossa. Ricordiamo, apriamo e chiudiamo parentesi, che le ossa le vediamo come un elemento strutturale rigido che rimane là, ma in realtà se 2/3 è composto sì dai minerali inglomerati negli cristalli di idrossiapatite che danno quella componente di rigidità, le ossa devono essere anche flessibili, devono avere una certa resistenza, altrimenti al primo colpo andrebbero in frantumi, ok? Come se fossimo fatti di cristallo. E questa componente qua, che è una componente più flessibile, è composta dal collagene, è composta da diverse proteine che ci danno appunto e danno alle ossa quella rigidità che più o meno è 1/3 di quella che è la struttura ossa, quindi 2/3 rigidità minerali, ma flessibilità è data da 1/3 da collagene e proteine. Quindi la vitamina C è importantissima per la produzione di collagene, è un cofattore per la via metabolica, per la produzione della stessa. Per cui questo popocchio di elementi che servono, vediamo che la situazione non è abbastanza semplice, cioè non basta che prendo calcio e integro il calcio, questo è l'errore che normalmente si fa. Quindi parlando di alimentazione, sappiamo che generalmente una dieta povera di sodio, quindi non troppo ricca di sodio, ecco, mettiamola così, con l'aggiusto apporto di sodio che normalmente è molto molto basso e con l'aggiusto apporto di proteine, quindi non deve essere ipoproteica, assolutamente no, però il giusto apporto di proteine che più o meno è 1 grammo per chilo di proteine nobili, che vuol dire per lo sportivo che mangia anche carboidrati, fonte indirette e non nobili si arriva a 1,5 grammi, però giù di lì, non sicuramente 3-4 grammi, ecco, per una dieta del genere, quindi un'alimentazione che ha un giusto contenuto proteico, un giusto contenuto di sodio, ecco, ci basta avere un'alimentazione che sia varia, sana, equilibrata, con un buon apporto di frutta e verdura e ci assicuriamo un po' tutto quanto. Se poi vogliamo fare particolarmente attenzione al fosforo, l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di ridurre il contenuto di latticini e già siamo abbastanza tranquilli che c'è un importante apporto di tutti i minerali necessari, un importante apporto del calcio e un ridotto apporto di fosforo. Però se proprio vogliamo essere sicuri, stare un po' più tranquilli perché magari abbiamo una scarsa densità ossea, l'abbiamo misurata con la DEXA, eccetera, eccetera, allora ci sono degli alimenti che sono particolarmente vantaggiosi, in primis il cavolo nero, le ortiche, tutte le brassicacee in generale, che sono particolarmente ricche di calcio e particolarmente povere di fosforo, quindi sicuramente questa classe di alimenti, il cavolo nero è buonissimo, ci possiamo fare tantissime ricette, possiamo utilizzarlo in minestrone, fare delle zuppe, condimento per la pasta, insomma io sono particolarmente ghiotto di cavolo nero, però sicuramente possiamo andare a intervenire. Un altro elemento che è particolarmente per esempio ricco di vitamina K è il prezzemolo, che in questo caso non mi piace, però comunque lo dico, che se ne mette poco, per carità, perché non abbondiamo di prezzemolo, ma è talmente ricco che comunque rappresenta una buona fonte, un'ottima fonte. Per quanto riguarda la frutta secca, tende a essere abbastanza ricca di fosforo, tranne per esempio i semi di papavero, i semi di sesamo, che sono peraltro una straordinaria fonte di manganese, di tantissimi minerali che sono necessari e funzionali per la salute delle ossa. Quindi nelle nostre insalate possiamo condirle, o nel riso, quello che vi pare, possiamo condirle con appunto dei semi di sesamo
sesamo e anche semi di papavero. E poi per il resto di nuovo dieta varia, sana ed equilibrata, non troppi latticini che sono particolarmente ricchi di fosforo e non troppe proteine, il giusto apporto. Ora, ciò detto, intervenendo da un punto di vista dell'allenamento, interveniamo da un punto di vista alimentare, che cosa possiamo fare da un punto di vista di integrazione, in questo caso per lo sportivo in generale. Ora dunque, io l'integrazione che consiglio di base, perché è tendenzialmente utile nella stragrande maggioranza delle persone, quindi qua anche il sedentario, è un'integrazione di vitamina C, vitamina D. La vitamina D perché non la produciamo noi se non tramite l'effetto del sole, però particolarmente in inverno o anche alcune volte molto spesso d'estate c'è una carenza. La carenza di vitamina D è straordinariamente diffusa, quindi il mio consiglio è andiamo a fare le analisi del sangue, valutiamo il livello di vitamina D, se abbiamo una carenza marcata iniziamo a intervenire con una sua integrazione, se abbiamo una carenza modesta o una situazione in range cerchiamo di monitorarla costantemente e valutare l'integrazione che dalla mia esperienza, e è la mia esperienza per carità, però è utile in quasi la stragrande maggioranza della popolazione, quindi inseriamo un'integrazione di vitamina D rapportata con quelle che sono le analisi del sangue, sentendo logicamente e avvertendo il medico di base. Ciò detto, vitamina C anch'essa non la produciamo perché le vitamine, questo è lo status, e in questo caso l'integrazione di vitamina C nell'ordine di 1-2 grammi al giorno può essere utile per tutti i suoi effetti come vitamina, antiossidante eccetera eccetera, ne ho parlato in tantissimi video, però in questo caso anche per favorire tutto il discorso della salute delle ossa, quindi questo vale per la stragrande maggioranza della popolazione. E poi nel momento in cui c'è una dieta varia, sana e equilibrata abbiamo, e ci siamo più o meno assicurati, quella che è la situazione da un punto di vista di minerali, controlliamo l'analisi del sangue con una certa frequenza per controllare che abbiamo un buon iron panel, quindi tutto il valore di ferro, trasferrina, ferritina, un buon contenuto di zinco, non andiamo a integrare zinco a caso, non andiamo a integrare minerali a caso perché interferiscono con l'assorbimento di altri minerali, quindi se integriamo lo zinco interferisce con l'assorbimento di rame e potremo causare un'anemia per carenza di rame, insomma non facciamo le cose a caso, sentiamo sempre il medico di base, però questo è un po' il quadro generale. Per quanto riguarda lo sportivo, il mio consiglio è di intervenire con dei prodotti un po' più specifici che vanno a intervenire, di cui abbiamo parlato poi in altri video, che vanno a intervenire di base per salvaguardare. Il nostro primo intervento deve essere un intervento preventivo. Il primo prodotto che sapete io apprezzo particolarmente è il Mediart, una bustina al giorno, e questo è un prodotto che io utilizzo in via, tra virgolette, preventiva, cioè che utilizzo io nel quotidiano quando non ci sono problemi, toccando legno, qua in Inghilterra toccano legno, quindi quando non ci sono problemi del caso, comunque in via preventiva, sapendo che mi alleno, sono sportivo e c'è un aumento del rischio infortuni, che è soprattutto a carico delle strutture tendinee legamentose, in questo caso il Mediart contiene tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi c'ha la glutamina, il collagene, l'acido ialuronico, il condroitinsolfato, ha tutto quello che bene o male è stato visto, un buon mix di quello che è stato visto essere più efficace per quanto riguarda la salute delle articolazioni, quindi è un integratore da assumere tendenzialmente in cronico, quindi tenerlo, far in modo che agisca in via appunto preventiva, e quindi di base una bustina al giorno mi assicura bene o male un intervento preventivo. Un altro prodotto che utilizzo come intervento preventivo, ma questo per via di tantissimi benefici, è la curcuma. Ora, quello che a noi interessa, tra le altre cose, è intervenire con impatto antinfiammatorio, perché quello che vogliamo evitare è una situazione di infiammazione cronica, quindi non tanto infiammazione acuta quanto piuttosto infiammazione cronica, che può essere a carico delle strutture tendinee e legamentose anche in questo caso. Quindi per questo, visto tutto lo status infiammatorio che suscita e che crea l'allenamento, che crea la vita d'atleta in generale, l'alimentazione, il protocollo di cardio, tutto quello che noi tendenzialmente facciamo, allora la curcuma è uno degli integratori che si è visto più efficace in questo senso. Abbiamo fatto un video dedicato all'infiammazione, quindi andate a rivedere quel video per approfondire tutto il discorso e per capire l'importanza della curcuma. Anche in questo caso uno stick al giorno io lo vado a utilizzare lontano dall'allenamento, come anche il Mediart, nei giorni in cui faccio riposo, in cui normalmente inserisco la mia attività cardiovascolare che faccio su bike, lo utilizzo immediatamente dopo l'attività cardiovascolare, perché in questo caso l'infiammazione che si crea acuto, il processo soprattutto di stress ossidativo che si crea, io voglio tamponarlo perché non c'è una necessità di risposta ipertrofica, quindi voglio intervenire in questa fase acuta. Quindi nei giorni on lontano dall'allenamento, nei giorni off se fate del cardio in concomitanza col cardio appena subito dopo, come anche il Mediart. Per completezza, con tutto il discorso di impatto antinfiammatorio, gli omega 3, questi della AlphaZer, sono particolarmente ricchi di EPA e di DHA, quindi hanno un ottimo profilo di EPA e DHA che sono poi gli elementi che ci interessano,
e anche in questo caso per equilibrare quello che è il rapporto omega 3 omega 6, e di nuovo questo si inserisce per completezza perché è un qualcosa che io suggerisco normalmente che vado a fare nel quotidiano, quindi in via preventiva, sempre per modulare quello che è l'impatto antinfiammatorio che abbiamo per i nostri ritmi di vita da atleti, ma ormai purtroppo anche il sedentario ha ritmi di vita folli. Quindi in questo caso, visto che l'alimentazione è particolarmente sbilanciata verso gli omega 6 per quelle che sono le fonti, allora l'integrazione di omega 3 risulta particolarmente importante. Ma cosa fare nel momento in cui ho bisogno di un intervento un po' più specifico, perché magari ho una situazione di infiammazione, perché magari ho una situazione di stress specifico tendineo, magari ho uno status in cui sto andando ad aumentare molto i carichi, quindi una fase di progressive overload in cui i carichi aumentano anche velocemente. Allora in questo caso io intervengo con un prodotto che è più specifico, molto più aggressivo, tra virgolette, che vado ad utilizzare sopra, on top, tra virgolette, a tutto quello che c'è di base, che ho detto di base, che è l'Arthromine, che contiene, sto mezz'ora a leggerlo se lo leggo, però bene o male tutto quanto, glucosamina, MSM, condroitin solfato, vitamina D, vitamina C, lo zinco, il manganese, il selenio, tutto quello che abbiamo visto essere efficace sta qua, è tutto quello che è importante per la salute delle ossa. In questo caso vado ad utilizzare 3 compresse nel corso della giornata, lontano anche qua dall'allenamento. Io personalmente arrivo fino anche a 6 compresse nei momenti in cui voglio veramente intervenire perché vedo che i carichi stanno salendo molto, una fase molto produttiva di progressive overload, allora voglio essere sicuro di dare tutto quello di cui c'è bisogno, quindi vado in quello che la letteratura ha visto essere un po' più l'upper limit, quindi il limite massimo di efficacia di questi integratori, quindi noi sappiamo c'è un range, non è che devi azzeccare esattamente questo, c'è un range, io normalmente quando lo inserisco sulle 3 compresse, però se voglio veramente preservare perché vedo che i carichi vanno ad aumentare molto e voglio preservare alcune strutture, allora intervengo aumentando fino a 6 compresse al giorno, sopra tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi lasciato dei messaggi interessanti, di spunti di riflessione. Qualsiasi commento qua sotto sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo episodio.